Dobbiamo ricordarci che è nostro diritto dire stop. Per fortuna le istituzioni europee ci fanno da garante di diritto per situazioni in cui, come cittadini consumatori, non vogliamo piegarci alle volontà di un mercato controllato da grandi holdings che ci guardano soltanto per il loro tornaconto e hanno perso completamente la loro umanità e lavorano costantemente per disinformarci e alienarci dalla gravità di certi temi, anche per vie traverse un po' subdole, utilizzando dei personaggi di rilievo nell'internet che sono probabilmente alle loro dipendenze, o che in ogni caso beneficiano di un ecosistema che difende i loro interessi e non quelli di tutti. Per tale ragione è importante informarsi ed evitare le influenze, soprattutto oltreoceano, di alcuni content creators che dall'alto, verticalmente, impongono una disinformazione ostile e sistemica. Sto parlando di Pirate Software nello specifico rispetto al tema Stop Killing Games. Ben ritrovati e ben ritrovate, io sono Tiranno Matto e questo è il mio primo episodio della rubrica Lo Stato Videoludico. Oggi dritto al sodo della petizione Stop Destroying Games. E vi starete chiedendo perché hai dato due nomi diversi, prima Stop Killing Games e adesso Stop Destroying Video Games? Quest'ultima è solo una delle tantissime petizioni e raccolte firme attivate dal movimento Stop Killing Games fondato da Ross Scott ed altre persone. Il loro obiettivo è muovere attraverso le vie legali e le istituzioni una battaglia giustissima, cioè difendere il diritto dei consumatori al prodotto. Nel mondo dei videogiochi, come saprete, si accetta sempre un contratto di licenza tramite una piattaforma come Steam, Xbox o Play Store. Tale contratto non comprende al momento nessuna clausola riguardante la continuità del videogioco anche a seguito della chiusura del servizio online. Cosa significa? Che al momento gli sviluppatori e i publisher non sono obbligati a mantenere in vita il videogioco per sempre o a fornire alcuna alternativa all'utente che ha pagato il prodotto. Servirebbero per esempio degli strumenti per crearsi il proprio server, evitando così che un gioco muoia malamente perché non può più essere ostato su nessun server pubblico, come è accaduto con Evolve 2. O ancora più indie Dwarfheim o Anthem, parlando di AAA. Ce ne sono stati tanti di videogiochi abbandonati e ce ne potrebbero essere sempre di più. Voglio darvi un contesto attuale. Prendiamo Microsoft che di recente nel dipartimento Xbox ha iniziato a tagliare sempre di più a tutti gli studios che ha acquisito negli ultimi anni. La Rare è uno di questi e come forse saprete sono gli sviluppatori di Sea of Thieves, un live service game basato su tanti server e cicli di aggiornamento costanti che purtroppo negli ultimi anni sono stati ridotti sempre più all'osso. In questo simulatore di vita da pirati non c'è l'opzione per giocare in single player autonomamente, bisogna sempre aggrapparsi a un server. Chi ad oggi potrebbe tutelare la Rare Games per evitare che Xbox, chiudendo i rubinetti a Sea of Thieves, faccia un danno a milioni di giocatori che hanno comprato il titolo? Purtroppo la risposta corrente a questa domanda è che non c'è nessuno in grado di vietarlo. Il movimento Stop Killing Games di Ross Scott chiede alle istituzioni di imporre all'industria l'obbligo di trovare una soluzione a lungo termine a tutela del prodotto videoludico a seguito magari di una decisione aziendale di chiudere tutti i server e il servizio online. Servizio online che molto spesso al giorno d'oggi viene integrato anche per titoli single player, non soltanto per i live service, che appunto prevedono dei server dedicati, una cura costante da parte degli sviluppatori con nuovi cicli di aggiornamento e compagnia cantante. Anzi, uno dei problemi principali è che tantissimi servizi, fra cui i vari anti-cheat che vengono integrati pure nei giochi single player, o i sistemi di DRM per la protezione dalla pirateria, comunque richiedono una connessione internet. Molto spesso sono integrazioni meschine atte a difendere il prodotto e non gli interessi dell'utente. Se noi lasciassimo creare un precedente ignorando la situazione, quanti altri servizi potrebbero subire lo stesso destino dei videogiochi?
È proprio per questo che è importante presentare una petizione forte sostenuta da milioni di firmatari presso le istituzioni europee, così da regolamentare i comportamenti delle aziende nei confronti dei prodotti digitali, evitando che possano decidere loro dall'alto quando gli pare di terminare un servizio. In un mondo in cui i tagli nelle industrie, le scelte degli azionisti delle holdings, eccetera eccetera, vanno ad inficiare sempre di più la vita di ogni giorno di ogni singolo individuo, io ritengo molto importante sostenere già nel nostro piccolo ambito del mondo videoludico una raccolta firme del genere per provare a fermare questa valanga inarrestabile del neoliberismo capitalista. E non c'è da stupirsi che qualche falco oltreoceano Atlantico si sia posto in maniera estremamente ostile nei confronti del movimento Stop Killing Games. Come già anticipato nell'intro, sto parlando di Jason Thor Hall, conosciuto anche come Pirate Software. Probabilmente vi saranno capitati infiniti reel di lui che spiega cose relative alla programmazione, alla cyber security, al game development. Ebbene, tutto questo fa parte della sua persona, che è costruita attorno al nepotismo di suo padre, che è stato per anni direttore creativo alla Blizzard. Pirate Software stesso è stato dipendente della Blizzard e l'ha sempre difesa, portando delle immagini anche in netta contraddizione con tutti gli scandali che hanno riguardato la Blizzard anche dopo la fusione con Activision. E non solo, ha rivelato di essere stato dipendente federale del governo americano in campo cyber security. Quindi sicuramente la sua non è una visione super partes. A mio dire invece è molto inquadrata nella mentalità politica americana. La critica di Pirate Software a Stop Killing Games non è che la punta dell'iceberg di un dramma enorme che ha riguardato la sua figura nel mondo anglofono. Per ragioni di tempo e complessità non credo che questo video sia adatto per trattare al 100% la questione. In Italia generalmente non sappiamo cos'è davvero una shitstorm, il dissing, i dramas, sempre in relazione a confronto dei nostri overlord americani. Il mondo dei content creator anglofoni infatti è completamente diverso dal nostro e noi ce ne interessiamo evidentemente poco, rimanendo più concentrati sulla nostra realtà italiana. Rimanendo nel merito, quello che alla fine è successo dai dramas su World of Warcraft, OnlyFans, questa gilda di content creator anglofoni di cui Thor faceva parte, è che si è fatto un debunking completo, una smentita dopo l'altra di ogni sua dichiarazione, tornando indietro a un anno fa esatto, quando, in merito all'iniziativa Stop Killing Games, Pirate Software ne aveva dette peste e corna, che non posso ripetere, non per la demonetizzazione di cui me ne frega relativamente il giusto, ma perché sono di una becera bruttezza che non ritengo di dover trattare e citare in maniera precisa parola per parola. Complice anche la data di scadenza della petizione, il 31 luglio di quest'anno, se ne è tornato a parlare abbastanza. La petizione era arenata a 450.000 firme e nell'ultima settimana c'è stato un boom di interesse pazzesco dovuto proprio al debunking di Pirate Software e le sue opinioni in merito. Come si suol dire però, il diavolo è nei dettagli. Se siamo arrivati al 1.000.000 e passa firme in una sola settimana, viene naturale chiedersi: ma saranno tutte firme valide? Dovremmo sederci sugli allori? La risposta è semplice. Ci potrebbero essere state delle falsificazioni, sia con la finalità di boicottaggio reale da parte magari di queste grandi industrie, sia ahimè con buone intenzioni da parte degli americani, del pubblico americano che ha voluto perlomeno provare a firmare una petizione che non gli compete. Dunque è importante, soprattutto in un paese come il nostro, continuare a far firmare il più possibile questa raccolta firme entro il 31 luglio, anche perché ogni paese ha una soglia sua interna e in Italia non abbiamo votato abbastanza. È risaputo che ci sono dei piccoli problemi con SPID e carta d'identità elettronica, ma veramente ci vogliono 30 secondi per compilare il form a manina, quindi se non l'avete ancora fatto davvero andate a firmare adesso finché siamo in tempo.
E nel mio piccolo vorrei fare uno shout out a tutti i colleghi content creator, grandi e piccoli, che hanno trattato l'argomento, che hanno voluto sensibilizzare e divulgare Stop Destroying Games, del movimento Stop Killing Games creato da Ross Scott. Non vi posso citare tutti, sicuramente mi perderò chi per esempio non sono riuscito a trovare con la mia ricerca o che pubblicherà in maniera parallela o successiva rispetto al mio video. Vi invito, se non vi trovate qui in descrizione assieme alla petizione, a linkare nei commenti il vostro contenuto di informazione, di divulgazione, di sensibilizzazione nel merito dell'argomento Stop Killing Games, perché è in queste cose che si vede l'unità di una community di content creators che non fanno contenuti soltanto pensando al proprio orticello. E sono molto fiero di citare tutti coloro che hanno già fatto qualcosa a riguardo, che sono sicuro che continueranno a combattere queste battaglie tutte le volte che sarà possibile farlo. Ciò detto, io vi ringrazio per aver cliccato sul teschietto del tiranno e aver sentito il mio sproloquiare opinioni come al solito, in questa nuova rubrica dal titolo un po' pretenzioso, Lo Stato Videoludico, nella quale intendo parlare del mio hobby principale nell'insieme di passioni nerd geek, ovvero quello dei videogiochi. Fatemi sapere nei commenti se vi piace il format, se vi piace la mia idea di questa rubrica, oppure, come dicevo, se siete dei content creator, condividete i vostri contenuti serenamente qui nei commenti. Tirannomatto out anche oggi. Questo è quanto. Non squagliatevi durante quest'estate, io cercherò di fare altrettanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriera.